Il riscaldamento globale è un fenomeno di grandissima portata dovuto all'inquinamento atmosferico da parte delle attività umane. Per 3 anni di seguito le temperature mondiali hanno visto i picchi più alti dalla nascita della meteorologia e l'anidride carbonica nell'aria è al suo livello massimo negli ultimi 4 milioni di anni. In questa sede vedremo quali sono le 3 principali conseguenze del riscaldamento globale, che hanno poi innescato enormi migrazioni di popoli in tutto il mondo. Come ha riportato il Proceedings of the National Academy of Sciences, vi è una relazione tra l'insorgere di una grave siccità in Siria tra il 2006 e il 2010 e lo scoppio delle rivolte nel 2011, le quali poi sono sfociate in una vera e propria guerra civile. L'indebolimento del sistema dei venti che trasportano le nubi dal Mediterraneo, la conseguente diminuzione delle precipitazioni e le temperature elevate hanno infatti portato all'evaporazione di terreni, alla riduzione di campi coltivabili e alla sparizione degli allevamenti di bestiame, un'attività insostenibile senza abbastanza acqua a disposizione. Di conseguenza, milioni di persone si sono spostate dalle campagne alle città, le quali però non sono state in grado di soddisfare i bisogni di tutti. Infatti, con la scarsità di cibo e acqua presenti sul territorio, il prezzo degli alimentari è salito alle stelle e le condizioni igienico-sanitarie divennero precarie, vista la scarsità di acqua potabile e con cui lavarsi. Il presidente al-Assad, inoltre, avrebbe incoraggiato per motivi economici la produzione e l'esportazione di colture che necessitano di grandi quantità di acqua, come il cotone, sfruttando eccessivamente le riserve idriche del paese. Di qui le rivolte contro il governo siriano, che hanno creato la condizione di disordine ideale per permettere allo Stato islamico di infiltrarsi nella nazione. Anche alcune mosse dello Stato islamico possono essere lette attraverso la lente dei cambiamenti climatici. Molte delle tappe della sua avanzata, infatti, sono state segnate dalla conquista di alcune delle maggiori dighe del Medio Oriente, come quella di Tabqa, in Siria, che fornisce acqua alle maggiori città e che rappresenta quasi l'unica fonte di energia per 5 milioni di persone. Alcuni ritengono l'attribuzione di responsabilità al cambiamento climatico un'esagerazione, tanto che il giornale The Conversation ha dichiarato che la diminuzione delle piogge in Siria non sia stata in realtà così drastica e che la siccità sia avuta soltanto nel 2008. Aggiungono, inoltre, che un'eccessiva attenzione alle condizioni atmosferiche possa togliere importanza alle cause primarie, ovvero la corruzione, il malfunzionamento dei governi e le crisi economiche. La quantità di precipitazioni, però, non è un fattore sufficiente per determinare la siccità di un paese, poiché conta anche la velocità con la quale l'acqua nel terreno evapora per l'alta temperatura. Inoltre, una siccità che perdura anche solo per un anno può avere conseguenze enormi. Infine, Richard Seeger, climatologo e coautore dello studio sulla guerra in Siria, ha chiaramente affermato: «Non stiamo dicendo che la siccità abbia causato la guerra, stiamo dicendo che, aggiunta a tutti gli altri fattori di tensione, ha contribuito a spingere la situazione oltre il limite, fino al conflitto aperto, e una siccità di tale entità è stata facilitata dalle attività umane in corso in quella regione». Come dimostra la mappa interattiva creata dalla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, non è certo la prima volta che i disagi provocati dalle alte temperature hanno causato ingenti migrazioni a causa dell'incapacità dei governi di gestire il sovraffollamento, le malattie e le rivolte. Il problema, però, è che questi fenomeni riguardavano principalmente le zone più calde del pianeta, come l'Africa subsahariana e in generale la zona equatoriale, mentre ora questi disagi si stanno spostando verso zone che prima erano più fresche e miti. La seconda conseguenza un po' più diretta del cambiamento climatico è quella dei disastri naturali. Proprio come le guerre e le carestie, anche le alluvioni, le esondazioni, gli uragani sono un problema da sempre presente nel mondo e che sicuramente non è nato solo dopo che la Terra ha iniziato a scaldarsi in modo repentino e innaturale. Katharine Hayhoe, climatologa della Texas Tech University, ha dichiarato che non si può dire che il cambiamento climatico sia stata la causa dei recenti disastri naturali che hanno colpito la Terra, ma potrebbe essere stato uno dei fattori che li ha resi più intensi e potenti, esasperando i rischi e i pericoli che già portano con sé.
Michael Mann, docente di meteorologia alla Pennsylvania State University, ha dichiarato che sono 3 i motivi per cui il cambiamento climatico ha contribuito a rendere più intenso l'uragano Harvey, che nell'agosto 2017 ha colpito il Texas. In primo luogo, il livello del mare si è innalzato di circa 15 cm negli ultimi decenni, a causa dello scioglimento dei ghiacci, e ciò ha provocato una maggiore esposizione delle coste a questi eventi atmosferici. Poche decine di centimetri in più nel livello dei mari sono infatti sufficienti a causare l'allagamento di porzioni di territorio molto più ampie. In secondo luogo, le temperature del mare si sono innalzate, il che significa maggiore evaporazione, più acqua nell'aria e quindi maggiori precipitazioni. Infine, l'uragano Harvey, che con l'allontanamento dal mare e lo spostamento verso l'entroterra avrebbe teoricamente dovuto perdere di intensità, si è invece mantenuto molto potente per diversi giorni nella medesima area, e i venti troppo deboli non sono riusciti a spingerlo verso il mare. Secondo Tim Palmer, professore e ricercatore all'Università di Oxford, la diminuzione della circolazione dei venti è collegata al riscaldamento dell'Artico. Sempre su The Conversation, però, si afferma che vi sono stati altri fattori che possono aver trasformato l'uragano in tragedia. Per esempio, non è colpa del cambiamento climatico se si sono costruite abitazioni non sicure lungo le coste. È ovvio che i problemi si accentuano se la situazione è mal gestita dai governi, tanto da causare ingenti migrazioni quando uragani e alluvioni colpiscono nazioni già molto povere e con poche risorse, come India, Nepal e Bangladesh, dove si sono verificate le alluvioni più potenti degli ultimi 15 anni e che hanno causato oltre 1200 vittime. L'avvocata Anna Brambilla, membro dell'Associazione sugli studi giuridici sull'immigrazione e che assiste legalmente diversi profughi climatici, afferma che i bengalesi sono il terzo gruppo più numeroso in Italia, mentre fino a qualche anno fa non comparivano tra i primi 10. È molto facile, dice lei, che dietro a questa migrazione ci sia un motivo ambientale, perché in Bangladesh sono molti villaggi vicini ai fiumi che sono esondati, allagando case e campi. Per risalire a una causa di questo tipo, però, bisogna scavare, perché anche da parte di chi è stato colpito non c'è la consapevolezza di un evento ambientale che da loro viene considerato da anni quasi normale. Di qui la necessità di un avvocato per difendere questo nuovo tipo di rifugiati. In più, non esiste una legge internazionale che tuteli le vittime dei disastri ambientali, se non temporaneamente. La Convenzione di Ginevra attribuisce lo stato di rifugiato soltanto a chi è perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche e appartenenza ad un determinato gruppo sociale. I rifugiati climatici non sono menzionati, anche se nel 2050 i profughi ambientali saranno probabilmente più numerosi di tutti gli altri tipi di sfollati interni. Anche in Cina, Indonesia e Filippine molti abitanti si trovano a dover fuggire e le mete prescelte sono spesso le nazioni più sviluppate del sud, come l'Australia e la Nuova Zelanda. È stato proprio un politico neozelandese, James Shaw, leader del Partito dei Verdi, a proporre alle Nazioni Unite un visto ufficiale e legale per i profughi del cambiamento climatico. Shaw vuole operare secondo il principio della cosiddetta giustizia climatica, visto che la Nuova Zelanda ha contribuito storicamente ad inquinare di più rispetto alle isole. Anche l'Africa è stata recentemente colpita da alluvioni improvvise e potenti, che non rinfrescano l'ambiente e creano danni irreparabili. Come dice Franco Nofori, giornalista esperto d'Africa, solitamente dopo i lunghi e duri mesi di siccità, la pioggia è vista dalle popolazioni rurali come una benedizione divina. Quest'anno, invece, da un cielo che per giorni e giorni si è mantenuto ostinatamente plumbeo, un diluvio di bibliche proporzioni si è abbattuto su Somalia, Kenya e Tanzania, causando sfollati, morti e distruzione. Il difficile accesso ad assistenza medica, gabinetti e acqua non inquinata fanno temere l'insorgere di gravi malattie infettive. I flussi alluvionali si insinuano nelle fogne e nelle latrine, portando in superficie i loro contenuti infetti che si mescolano agli utensili e al cibo. La mancanza di acqua potabile costringe molti a dissetarsi con le fetide acque che hanno invaso i loro villaggi. Ma la maggior parte delle volte, e qui arriviamo alla terza causa delle migrazioni climatiche, i danni del riscaldamento globale sono lenti e impercettibili. Le colture, per esempio, rendono al meglio quando le temperature si aggirano attorno ai 20 gradi centigradi. Se i valori si discostano troppo e troppo a lungo da quelli medi, il rendimento cala drasticamente,
il che, insieme alla desertificazione e alle ondate insostenibili di calore, spinge sempre più persone ad abbandonare la propria madre terra. Ovviamente, l'aumento delle temperature è un amplificatore di condizioni di vulnerabilità preesistenti, quali povertà, marginalità e crisi economico-politiche, ma in questo complesso quadro prevale comunque la tendenza a considerare solo la motivazione economica dell'immigrazione. Di qui l'assenza, per questi migranti, di protezione e aiuto riservati invece ai rifugiati riconosciuti. Bisogna contare anche il fatto che chi non ha abbastanza risorse non riesce in alcun modo a uscire dal proprio paese se non attraverso vie illegali e rischiose, il che potrebbe forse rientrare tra i casi previsti dalla Convenzione di Ginevra. In più, riconoscere il fattore climatico, soprattutto quello determinato dall'uomo, potrebbe portare a un intervento per prevenire la fuga o peggio lo scoppio di una guerra. Anche la Banca Mondiale ha pubblicato un rapporto secondo cui entro il 2050 86 milioni di profughi ambientali si sposteranno dall'Africa. Per esempio, in Etiopia l'economia si basa quasi totalmente sull'agricoltura, che, se danneggiata, non potrebbe sostentare la popolazione, che aumenterà dell'85% in pochi anni a causa di un altro grave problema, quello dell'assenza del controllo delle nascite. Nell'Asia meridionale gli emigrati saranno 40 milioni e 17 milioni in America Latina. Va ricordato però che i dati forniti dalla Banca Mondiale sono parziali, non solo perché si riferiscono alle migrazioni interne, ma anche perché escludono gli spostamenti di meno di 14 km, il che elimina dal conteggio le popolazioni che vivono nei piccoli stati insulari, che saranno proprio quelli più colpiti dagli sconvolgimenti del clima. Non dimentichiamoci che prima o poi anche le nazioni ricche saranno coinvolte, soprattutto nella seconda parte del secolo. Basti pensare alle zone costiere italiane, che rischiano di ritrovarsi sommerse a causa della risalita del livello dei mari. Uno studio internazionale pubblicato dalla rivista scientifica Climate ha precisato che i danni per le inondazioni in Europa potrebbero arrivare a costare 17 miliardi di euro all'anno. Una terribile siccità sta attualmente colpendo anche la California e, per quanto sia molto meno probabile che qui si scatenino disordini civili, tra i leader politici del nord e del sud sta crescendo la tensione in merito alla gestione dell'acqua dei fiumi, delle falde acquifere e di quella prodotta dallo scioglimento delle nevi, fonti che sono ad oggi tutte in declino. Nel 2018, inoltre, anche il Sudafrica si è trovato a forte rischio per la scarsità d'acqua, visto che gli ultimi 3 anni sono stati più secchi del paese dal 1933, cioè da quando viene registrata l'umidità in Sudafrica. Le riserve delle dighe, quindi, non sono riuscite a stare al passo dell'aumento demografico. In attesa di nuove piogge, il governo ha istituito un limite individuale di 50 litri di acqua consumata al giorno, che prevede, per esempio, una doccia di 60 secondi a persona. Ha anche proibito di riempire le piscine, di lavare le auto e i marciapiedi, di innaffiare i giardini e i campi sportivi. Qualcuno ha cominciato a fare la doccia in piedi dentro delle bacinelle per riutilizzare l'acqua o a tirare l'acqua in bagno una volta sola al giorno. Le conseguenze per il turismo sono state deleterie, ma anche e soprattutto quelle per l'economia. La produzione agricola è infatti calata di circa un quinto e ha messo a rischio migliaia di posti di lavoro. In molti ritengono comunque che quello di Città del Capo sia un esempio che diventerà fondamentale nei prossimi anni, quando per via del cambiamento climatico la siccità potrebbe colpire altre metropoli. Secondo Armitage, siamo ufficialmente alla fine dell'era delle dighe. Il risparmio sarà la vera questione nelle città del prossimo futuro, e Città del Capo ha dimostrato come farlo. In conclusione, è bene chiedersi se è ancora possibile fare qualcosa per arrestare o quantomeno ridurre le migrazioni dovute al clima. Innanzitutto servono misure di emergenza legate alla migrazione, come quelle proposte da John Room, direttore della divisione ambientale della Banca Mondiale, ovvero integrare questi spostamenti di popolazioni nei piani di sviluppo e investire in risorse per studiare e capire meglio i processi di migrazione climatica. Le migrazioni potrebbero infatti rappresentare anche una buona strategia di adattamento al cambiamento del clima, a condizione che i governi sappiano accompagnare la transizione e preparare le aree di accoglienza dei profughi oltre che creare nuove opportunità di lavoro.
Anouk Missirian, un economista della Columbia University, insieme a Wolfram Schlenker, ha scoperto una relazione tra il numero di richiedenti asilo in un dato paese e le sue temperature medie annuali e afferma che ci si può anche aspettare un adattamento al cambiamento climatico, magari colture più adatte o semplicemente con una ricollocazione delle popolazioni all'interno del paese. Recentemente sono state anche sviluppate alcune tecnologie innovative come osservazioni satellitari e voli aerei attraverso le tempeste per migliorare la rilevazione delle loro forme ed evoluzioni. Infine, gli scienziati sono in grado di fare previsioni molto più vicine alla realtà e in meno tempo. Il problema è che molti paesi non hanno le risorse, le strutture e la prontezza necessarie ad adattarsi così velocemente a un fenomeno che cresce esponenzialmente e che non sembra arrestarsi, trovandosi a dover attuare sempre e solo soluzioni di emergenza, come campi profughi dalle condizioni precarie, risparmio forzato di acqua e aiuti economici internazionali. Infatti, come scrive il giornalista scientifico David Roberts, l'adattamento e la prevenzione non sono economicamente e politicamente equivalenti. Prevenire e quindi mitigare gli effetti del cambiamento climatico ha costi locali e benefici globali uguali per tutti, mentre adattarsi a costi e benefici locali ingiusti. Infine, anche se le guerre finissero, i cambiamenti climatici renderebbero problematico il rientro di queste popolazioni. Oltre ad agire sul fronte economico-politico, quindi, è necessario raggiungere la base del fenomeno e sradicare il riscaldamento globale causato dalle attività umane. Secondo un report del giornale Science, se i governi rispetteranno gli impegni presi di agire su più fronti, tra i quali la riduzione delle emissioni di gas serra e la pianificazione di sviluppo a lungo termine, il numero di profughi ambientali potrebbe essere ridotto dell'80%, ovvero di decine di milioni, e le richieste di asilo in luoghi più vivibili aumenteranno solo del 28%. Nel caso in cui, invece, le condizioni climatiche continuassero a peggiorare e gli uomini non imparassero a rispettare la natura, le richieste triplicherebbero. Un obiettivo difficile, soprattutto dopo che Donald Trump, presidente di una delle nazioni più grandi e potenti del mondo e quindi una delle maggiori responsabili dell'inquinamento mondiale, ha più volte definito il cambiamento climatico una bufala. Ha annunciato infatti di volersi sfilare dal Trattato di Parigi e di tagliare i fondi per la ricerca. L'amministrazione Trump ha già delineato un piano di tagli per $2,5 miliardi dal bilancio dell'Environmental Protection Agency, privilegiando invece il settore industriale. Il fattore climatico è inoltre ancora contestato da molte multinazionali, poiché mette in discussione un modello economico ormai consolidato.